Ho aperto questo luogo, questo negozio, questo laboratorio perché poi volevo chiuderlo. Sound Metac, più di un semplice negozio. Ci sono dischi, strumenti rari, grammofoni, le jam del sabato pomeriggio. E sta per chiudere. Corre a intervistare Xabier prima che sia troppo tardi. Quando ho iniziato a suonare la chitarra, questo è venuto abbastanza tardi, a 17-18 anni. I primi pedali, i primi oggetti che servivano a modificare il suono basico, diciamo, della chitarra elettrica sono stati dei pedali abbastanza standard, come tutti, per iniziare. Da lì a poco però ho capito, vedendo alcuni vecchi filmati di vecchie band degli anni 60-70, che la strumentazione che loro usavano era una strumentazione molto particolare ed era la strumentazione, diciamo, dell'epoca d'oro degli amplificatori artigianali valvolari e delle chitarre costruite in maniera semi-artigianale o addirittura semi-industriale. E quindi ho iniziato in un'epoca, stiamo parlando comunque della fine degli anni 80, nella quale invece diciamo il trasporto dei musicisti era tutto verso la tecnologia e quindi le innovazioni che c'erano in quell'ambito, in particolare quindi alla scoperta della elaborazione digitale del suono. E forse sarà stato per quello, perché tutti erano indirizzati verso il suono digitale, io ho avuto la fortuna di mettere le mani su una serie di apparecchiature analogiche in un'epoca nella quale nessuno le voleva, nessuno le cercava, e tutte queste apparecchiature erano apparecchiature costruite alla fine degli anni 60, primi anni 70, e quindi mi sono costruito un mio suono fatto di questi elementi, di questi pedali, di questi amplificatori, di alcune chitarre anche, che poi sono diventate chitarre compagne di viaggio in tutti questi anni. Quindi stiamo parlando di quello che è stato poi un po' il suono che io ho avuto negli After Hours, nei 6 Minute War Madness, nelle band con le quali ho suonato negli anni 90. Da lì la ricerca a trovare cose sempre più particolari, uniche, mi ha portato a documentarmi sempre più, viaggiando anche all'estero e iniziando a provare delle apparecchiature che spesso erano fatte completamente artigianalmente, non cloni, cose nuove, cioè si partiva magari da logiche legate a componentistica retro, quindi transistor al germanio o al silicio degli anni 60, che sono appunto componenti di quelli che erano la base delle saturazioni dei distorsori degli anni 60, si chiamavano fuzz all'epoca, però volti in avanti, quindi ad avere anche delle sonorità nuove, non discriminando comunque la logica, diciamo, della qualità timbrica dei pedali del passato che erano fatti appunto con questi componenti. E a quel punto, nell'epoca nella quale ho aperto questo negozio, ho scelto di focalizzare parte dell'attenzione delle categorie merceologiche che avrei voluto trattare in quest'ambito qua, e quindi pedali artigianali di altissimo livello, il top di quello che si può trovare al mondo, e nello stesso tempo anche cose un poco bizzarre, uniche, artigianali, molto particolari, che in Europa tratta pochissima gente e in Italia praticamente nessuno. Chiaramente io che cosa ho fatto in tutti questi anni? Ho fatto il tester di tutti questi oggetti, e quindi molte delle sonorità che io ho utilizzo dal vivo e soprattutto invece in studio sono state queste scatolette o chitarre modificate con all'interno delle scatolette, o chitarre da tavolo preparate con all'interno degli effetti particolari e via dicendo. Chitarre hawaiane, lap steel, perché sono gli strumenti che hanno dato i natali alla chitarra elettrica moderna. Leo Fender, prima di costruire chitarre elettriche, riparava radio. In questo suo laboratorio di radio iniziò l'idea di avere un magnete abbastanza particolare con un suono molto pulito, e costruì con le sue mani delle lap steel.
da queste lap steel. Dietro le mie spalle ne potete vedere un esemplare costruito con le sue mani da Leo Fender proprio. Si arrivò alla fondazione della Fender, alla messa in commercio delle prime lap steel e alla creazione della prima chitarra solid body in commercio, che si chiamava Broadcaster, poi subito dopo Telecaster. Ecco perché lap steel, perché per me sono l'origine della chitarra elettrica, quindi dell'elettricità, quindi del rock and roll e tutto quello che è venuto dopo il rock and roll. Io in questo negozio vendo e ho venduto lap steel, pedali per chitarre elettriche artigianali, un solo marchio di chitarre elettriche che fa strumenti originali e repliche di strumenti degli anni 60-70, in particolare la serie Airline, questo marchio si chiama Eastwood. Poi tratto vecchi grammofoni. I grammofoni non sono nient'altro che l'origine della riproduzione del suono. E a me affascina molto questa cosa, perché ha permesso di cristallizzare qualcosa che fino a quel momento non poteva neanche essere immaginato, cioè di poter rifruire di un'emozione che io avevo vissuto. Se io andavo a vedere un concerto in un teatro di musica classica, chi avrebbe mai potuto immaginare che magari il giorno dopo, un anno dopo, 20 anni dopo potevo riascoltare quella stessa performance artistico-musicale? Ecco, questa invenzione secondo me è una delle invenzioni più incredibili della storia scientifica dell'uomo. Sono partito dicendo che questo negozio è nato perché doveva morire e infatti alla fine di quest'anno questo negozio muore e chiude. Soundmetac continuerà a esistere online sul web e quindi continuerà a trattare i prodotti che ha trattato fino a questo momento ed altri ancora nuovi, nuove sorprese e via dicendo. Soundmetac non chiude ovviamente. Credo che si continuerà con i tempi e le modalità che la mia vita e le mie finanze me lo permetteranno. Soprattutto quelle. Io ti ringrazio per questa intervista e ti faccio dono di un CD fatto a mano da me, wow, mi suono fantastico. anch'io, una mia etichetta che si chiama Terra Desolata e fa solo CD fatti a mano. Wow. In omaggio c'è anche questo e una spilletta e poi visto che so che sei diventato papà, io per fantastico, grazie tante di essere venuti e di avermi fatto queste domande.